Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Oggi vi spiego un trucchetto che vi velocizzerà tantissimo la manutenzione, ma soprattutto la parte di cambio differenziale centrale quando siete in pista e magari avete furia. Perché avete furia? Perché vi è venuto in mente di fare un cambio differenziale all'ultimo momento e vi fate prendere dalla foga perché manca soltanto un quarto d'ora alla partenza della vostra fase. Quindi diciamocelo, a chi non è mai capitato di avere il dubbio: ma cosa faccio? Metto un 7000? No, metti un 5, dai, metti un 5. Metto un 10, sì, metto un 10. No, metto un 7000, metto un 7000, sì. Secondo me il 10 era la soluzione giusta. Io metterei il 10, cambio differenziale. Dai, via. E puntualmente che cosa succede? Quindi che cosa succede? Che cominciate a smontare tranquillamente il vostro castello del differenziale centrale, voi siete tranquilli, fate magari le cose di furia perché intanto il tempo scorre e questa operazione vi viene molto facile perché chiaramente a smontare viene tutto molto facilmente. Ultima vite, perfetto. Disassemblo il differenziale, prendo l'altro differenziale e velocemente rimonto il supporto del centrale. Ecco il nuovo differenziale. Scelgo qual è, la plastica, se è l'anteriore o la posteriore. La inserisco l'altra plastica del differenziale e a questo punto cominciano i guai. Perché chiaramente vi si è annodato tutto, avete perso la boccolina, non riuscite più a trovare il verso di inserimento della vostra piastra superiore e ad un certo punto succede quello che è inevitabile. Adesso ce la farò. Inserisco la piastra, adesso ce la faccio. Inserisco la boccola, sì, adesso ce la faccio. Ecco, ce l'ho fatta. Vi siete immedesimati in questa scena? Quante volte vi è successo anche a casa in tutta tranquillità di avere problemi con questo tipo di assemblaggio della tiranteria del centrale, delle camme dei freni e della piastrina superiore con la relativa boccola? Bene, andiamo a vedere qual è la soluzione che vi suggerisco. Oh ragazzi, io è un po' che non lo dico, ma vale sempre, Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e per qualunque domanda relativa ai contenuti dei miei video o qualunque altra domanda che mi volete fare, ricordatevi di scrivermi attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com oppure attraverso la mia fanpage su Facebook Fabrizio Teghesi RC, oppure lasciate un commento qua sotto che sono sempre ben accetti, anche per un semplice complimento. La modifica è molto semplice, basta prendere una vite di 3 lunga e un dado di 3 autobloccante, perché almeno vi darà più o meno la misura del circa che dovrete fare. Avvitate completamente il dado sulla vite, completamente, quindi dovete arrivare a battuta. A questo punto, che avete il vostro dado con la vite montata, prendete una pinza a scatto, comunque una morsa per tenere ferma la vite dal dado che avete avvitato, e prendete il vostro amato Dremel. Tagliate la vite
1 millimetro, mezzo millimetro circa dopo il dado autobloccante. Perfetto. A questo punto svitate il dado dalla vite e non arrivate precisamente in fondo, quindi non lo levate subito, ma andate un po' avanti e indietro con la chiave per ricreare una sorta di filettatura. Chiaramente questo è un sistema un po' spartano, perché se avete la filiera viene sicuramente meglio che con questo sistema, però in mancanza di altro io ho sempre fatto così: svitate e avvitate per avere di nuovo la filettatura buona per andarsi a inserire nella camma, e da questo punto non rimane che prendere la misura e accertarsi che sia circa 4 mm e mezzo presa con il calibro. Quindi mi raccomando, da sotto la testa a fine filettatura 4 mm e mezzo. A questo punto prepariamo il nostro strappo di carta, la nostra colla cianoacrilica buona, consiglio ovviamente FT Tech, e andiamo a metterne una goccia in una punta per poterla distribuire nella gola della boccola che si ancora sulla piastrina del centrale. Quindi ecco la nostra boccola. Molto semplicemente andate con la punta a distribuirla. Una volta fatta questa operazione la andate a inserire prima che il cianoacrilato secchi, chiaramente. Quindi la inserite e la pressate bene, e se ci sono eccessi chiaramente asciugateli. State attenti che non vi vadano gocce di cianoacrilato all'interno della boccola, dove poi dovrà scorrere la camma del freno. Guarda che bel lavorino, guarda che bel lavorino, che spettacolo, che spettacolo! E a questo punto si può procedere al montaggio della camma, sostituendo chiaramente il grano di 3 mm in dotazione con la nostra vite tagliata a misura. Ecco fatto, si avvita la vite della camma del freno e ovviamente si rifà la misura del tirante del freno anteriore, e da questo punto siete praticamente a posto. Vediamo adesso di riavvitare la piastra sul centrale e godiamoci adesso lo smontaggio e la sostituzione del differenziale centrale con la nostra modifica. Vedrete come sarà nettamente più fluida e più scorrevole, soprattutto nella fase di rimontaggio. Cambio differenziale, pronti, si inserisce la piastrina quasi alla cieca e rimarrà tutto un pezzo montato. E si procede con
l'avvitare le viti. Mi sembra che ci sia una bella differenza, ma bella, Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Era un tutorial molto semplice che potete fare veramente tutti e vi velocizzerà molto la manutenzione a casa e soprattutto il lavoro in pista quando dovrete sostituire il differenziale centrale. Se vi è piaciuto, ve lo ripeto, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!